c'è un'interessante differenza rispetto tra l'Italia, tra il mondo del lavoro in Italia e il mondo del lavoro in Germania, che ho visto sia nella mia nicchia, diciamo, sia che anche in nicchie più ampie, ed è l'estrema specializzazione dei lavoratori tedeschi, nel senso che in Italia c'hai il famoso one man band, cioè praticamente paghi una persona che fa 5 ruoli in uno, e questa persona sì, si sta facendo, diciamo, lavora tantissimo, si stanca tantissimo, prende uno stipendio relativamente interessante, però pensa che questa sua, diciamo, multidisciplinarità abbia un certo valore, che è vero in Italia, ma non è vero in Germania, perché io ero una di queste persone, sapevo fare quello, sapevo fare quell'altro, gestione delle persone, gestione dei sistemi, io sceglierò qualsiasi lavoro voglio. In realtà no, in realtà quando ho dovuto cominciare a trovare dei lavori in Germania, ho dovuto cominciare a scegliere esattamente qual era l'area su cui mi volevo focalizzare. E se inizi a lavorare in una specifica area e cerchi di andare fuori da quell'area lì, trovi sempre il manager che ti dice: Claudio, ma perché stai parlando di questa cosa che non ti riguarda? Per cui è una cosa, e questa è molto interessante come differenza. Questo riflette anche nei suggerimenti che potremmo dare in seguito, del tipo: cosa mi serve per andare a lavorare in un'azienda non italiana? Mhm. Diciamo che la multidisciplinarità non è che sia proprio molto interessante, a meno che non tu voglia fare la propria azienda. Vuoi fare la propria azienda, allora ovviamente più cose sai e meno persone hai bisogno di assumere all'inizio, che è sempre valido, no? Un discorso del Ok. genere. Um, Poi nella vita di tutti i giorni, una cosa per esempio recente, negli ultimi 3 o 4 anni, è che c'è stata subito la normalizzazione del famoso diversity e inclusion, cioè la diversità e l'inclusione in ambito lavorativo è given for granted, si dà per scontata, a questo punto è data per scontata, nel senso che non è più un argomento di discussione. Mm. Non è che se ti presenti e devi scegliere il pronome, c'è qualcuno che fa rote agli occhi e dice oh, eccone un altro. No, questa cosa non esiste, diciamo, è stata interiorizzata e normalizzata completamente, per cui anche il rispetto per la diversità è grande, è assolutamente importante. Per noi della vecchia guardia, come me, c'è sempre bisogno di molta awareness, bisogna sempre stare attenti a come si parla, a come ci si riferisce, Consapevolezza? Sì. consapevolezza, perché non è per noi della vecchia guardia, a volte non è immediato, insomma, l'utilizzo dei pronomi, questa cosa qua, però in genere è una cosa. Questo secondo me è molto importante. È una differenza che vedo molto quando vado in Italia, e specialmente in provincia. E questa cosa è ancora un argomento di conversazione, c'è sempre il 50% che dicono e 50 dicono no, è importante. Ecco, questa discussione non c'è più, diciamo, fortunatamente. E ci sono le linee guida, quando sei assunto in una nuova azienda, è una cosa che è presa super seriamente, cioè se manchi di rispetto ti licenziano, cioè non è che ci siano molto, non è che ci facciamo la risata all'italiana, no?